Elena Blavatsky, meglio nota come Madame Blavatsky, è stata la cofondatrice della Società Teosofica, una figura la cui biografia è difficile da ricostruire con certezza. Nacque nel 1831 in una famiglia a Ekaterinoslav, oggi in Ucraina, e allora nell'Impero Russo, e venne battezzata in una chiesa ortodossa. Il suo cognome era Anne von Rettestern ed era discendente di una famiglia aristocratica di origini tedesche e francesi. La famiglia si muoveva con il padre, un ufficiale dell'esercito zarista. A San Pietroburgo, Elena scrisse romanzi sotto pseudonimo e tradusse le opere di Edward Bulwer-Lytton. Trasferitesi ad Astrakhan, conobbe il popolo kalmyk che praticava il buddismo tibetano. A Saratov venne a contatto con la biblioteca domestica del bisnonno materno, Pavel Dobrov, che conteneva testi esoterici in quanto l'antenato era stato iniziato alla massoneria. A Tiflis strinse amicizia con Aleksandr Golitsyn, massone russo che incoraggiò i suoi interessi. Elena sostenne che in quel periodo stava già vivendo esperienze paranormali e viaggi astrali e aveva incontrato, nelle sue visioni, un misterioso indiano. Si sposò a 17 anni, assumendo il cognome Blavatsky, ma ben presto fuggì dalla famiglia. A quel punto cominciò a viaggiare per il mondo, sebbene non esistano scritti affidabili o parenti che all'epoca potessero verificare i suoi spostamenti. Sembra che Blavatsky abbia visitato Costantinopoli, l'Egitto, la Grecia. A Parigi incontrò il mesmerista Victor Michal. In Inghilterra riferì di aver incontrato di persona l'indiano che vedeva nelle sue visioni e a cui si riferì come Maestro Moria. Questi affermò di avere una missione speciale per lei e che la donna doveva recarsi in Tibet. Viaggiò prima nelle Americhe per poi raggiungere Ceylon e Bombay. Trascorse 2 anni in India prima di rimettersi in viaggio tra Europa e Stati Uniti. Tornò in Oriente passando per il Giappone e insieme a uno sciamano tartaro riuscì ad entrare in Tibet nel 1856, sebbene in precedenza i britannici glielo avessero impedito in tutti i modi. A ogni modo, studiosi come lo storico dell'esoterismo Nicholas Godric Clark mettono in dubbio che questi viaggi siano mai avvenuti. Tornata in Europa, cadde da cavallo nel 1864 e rimase in coma per mesi. Al risveglio disse di aver acquisito il pieno controllo delle sue capacità paranormali. Girò ancora per il continente, anche in Italia, e in quel periodo studiò forse la Cabala con un rabbino. Ricevuto un messaggio da Moria, si recò con lui in Tibet, dove furono accolti dal maestro Kot Homi, vicino al monastero di Tashilhunpo, a Shigatse. Homi insegnava le dottrine del buddismo tibetano agli studenti della setta Gelupa. Il ritiro spirituale durò dal 1868 al 1870. Negli anni 70 dell'Ottocento, Blavatsky venne coinvolta nel movimento spiritista. Difese l'esistenza di tali fenomeni, ma si oppose alla convinzione che le entità contattate fossero spiriti dei defunti. Insieme ad Emma Cutting fondò una società spiritista che introduceva nel movimento il concetto di reincarnazione. La società ebbe vita breve e Blavatsky la chiuse appena 2 settimane dopo, convinta che i medium del gruppo fossero truffatori. In quel periodo si trovava in Egitto, dove conobbe vari sapienti e viaggiando in Medio Oriente si avvicinò ai membri della religione drusa. Nel 1873 giunse negli Stati Uniti. L'anno seguente, nel Vermont, conobbe l'avvocato Henry Steele Olcott, indagatore dei fenomeni spiritici. I due divennero molto intimi. Fondarono il Miracle Club e conobbero William Quan Judge, con il quale fondarono la Società Teosofica nel 1875. Il termine teosofia era già stato impiegato dai Filaleti e dal mistico cristiano Jacob Boehme. La nuova società era un'organizzazione esoterica che aveva in Blavatsky la principale teorica, come dimostrato dal libro Iside Svelata, pubblicato nel 1877. Il saggio rappresenta uno dei principali titoli per comprendere il movimento teosofico.
Raccoglie una serie di insegnamenti presi da altri testi spirituali e esoterici, fino a rasentare il plagio. A differenza di un saggio come La filosofia perenne di Aldous Huxley, che citava tutte le fonti che comparava, il testo di Blavatsky attinge a vari saperi, di cui non viene quasi mai dichiarata la fonte. Il libro è diviso in 2 volumi. Il primo è intitolato L'infallibilità della scienza moderna e discute delle forze sconosciute della natura, parlando di elementi e di fenomeni psichici. Blavatsky sminuì l'impatto dell'evoluzionismo darwiniano, affermando che si riferiva soltanto al mondo fisico e che ignorava i regni spirituali. Il secondo volume, dal titolo Teologia, mostrava invece le somiglianze tra gli scritti cristiani e quelle delle religioni orientali, riferendosi a una fonte comune individuata negli insegnamenti dell'ermetismo e del neoplatonismo. Nonostante le critiche, Iside Svelata fu un successo editoriale. In quel periodo Blavatsky ottenne la cittadinanza statunitense e figure del calibro di Thomas Edison e Abner Doubleday si unirono alle logge dell'organizzazione. Non ancora soddisfatta, Blavatsky si trasferì in India insieme a Olcott, monitorata dai servizi segreti britannici, che sospettavano che la donna lavorasse per la Russia. Nel 1880 i due si convertirono al buddismo e i locali li accolsero con favore. Olcott istituì un fondo per l'educazione buddista per comprendere la diffusione del cristianesimo a Ceylon, e i due si allearono all'Arya Samaj, un movimento di riforma indù. Dopo aver ricevuto la diagnosi della malattia di Bright, Blavatsky si recò in Inghilterra per risolvere le contese fra i membri londinesi della società. Qui avvenne una prima scissione, con Anna Kingsford che si separò dai teosofi per formare la Società Ermetica. Crebbero i critici, coloro che accusavano Blavatsky di truffa e di essere una spia del governo russo. La Society for Physical Research la definì una degli impostori più esperti e ingegnosi della storia. Ciò nonostante, nel 1885 la Società Teosofica contava 121 logge, 106 delle quali in India, Birmania e Ceylon. In quell'anno la donna si stabilì a Napoli, vivendo con una pensione della società e lavorando alla sua principale opera, la dottrina segreta. Negli ultimi tempi, ormai in sedia a rotelle, fondò a Londra la Loggia Blavatsky per togliere affiliati al teosofo Alfred Percy Sinnett, con cui era in disaccordo. In quel periodo ebbe contatti con il poeta William Butler Yeats e con l'allora avvocato Mohandas Gandhi, che divenne membro della loggia. Nel 1888 Blavatsky fondò la sezione esoterica della Società Teosofica, un gruppo riservato ai veri teosofi, coloro che si concentravano sulla filosofia del sistema più che sulla creazione di fenomeni paranormali. La fondazione della rivista Lucifer mirava proprio a discutere della filosofia del gruppo. Infine, nel 1888 venne pubblicato in 2 volumi il saggio La dottrina segreta. Blavatsky sosteneva che fosse un commento al libro di Zian, un testo che le avevano insegnato in Tibet. La maggior parte degli studiosi di buddismo, tuttavia, hanno concluso che si tratti di una creazione immaginaria di Blavatsky. Lo scrittore L. Sprague de Camp, nel libro Lost Continents, citò le principali fonti di Blavatsky per questa opera, definendola un plagio denso di falsità. Vi ringrazio per essere giunti fino alla fine, spero che questo video sia stato quantomeno esaustivo. Ringrazio anche Andrea Pighin, che è stato lo script di questo copione, e l'appuntamento con The Esoteric Side e con l'ultima parte su Elena Blavatsky, dove andremo ad indagare a fondo il suo pensiero, il mese prossimo, sempre qui su Alkill. Non mi resta che ringraziarvi e augurarvi, come sempre, buona vita a tutti.